Ciao ragazzi, benvenuti a Italian Globetrotter. Oggi parleremo della Germania e ci collegheremo con Silvia, un'italiana che vive là già da diversi anni e vive a Dachau. Ciao Silvia! Ciao Riccardo! Ciao, come stai? Bene, tu? Bene, bene, grazie, anch'io. Fa caldino, ma bene. Fa caldino anche lì, eh? Anche qua è lo stesso. Benvenuta a Italian Globetrotter, per me è un Grazie. piacere averti ospite qui con noi. Senti, prima di parlarci un po' della tua esperienza, di farti qualche domanda un po' più specifica sulla Germania, insomma, e principalmente nel posto dove vivi te, raccontaci un po', insomma, di te, qual è la tua storia, il tuo retroterra, anche prima di arrivare lì in Germania, perché anch'io, insomma, ho visto qualche tuo video e sembra che, insomma, la Germania per te sia proprio stato un amore già dalle scuole. E un po' sì, perché in realtà, sai, magari non lo so, è stato un po' un percorso di vita. Vabbè, intanto per chi non mi conosce, io sono Silvia. Già da quando ero bambina, insomma, ragazzina, andavo con i miei sempre in vacanza in Alto Adige, in Austria e come ben sai parlano tutti in tedesco, no? Non lo so, era una lingua che mi attirava molto. Poi io parlo volentieri con le persone, mi piace, non so, sentire le storie degli altri, imparare, però insomma era difficile perché io volevo capirlo il tedesco, ma non ero in grado e quindi poi dopo piano piano ho fin cambiato scuola quando ero alle superiori perché volevo imparare il tedesco, poi ho fatto un anno all'estero, alla quarta superiore, per proprio imparare bene la lingua. Sono stata in una famiglia tedesca ovviamente e poi insomma da lì dopo sono tornata in Italia, ma era un po' come se non mi sentissi più proprio a casa, cioè lo stare via un anno intero aveva cambiato tante cose, no? Anche Certo, il è una bella contatto esperienza. anche il contatto con le persone, no? Cioè ci si fa un po' una cernita tra i contatti che vuoi avere e quelli che hai così per divertimento, no? E dopo, insomma, piano piano, dopo l'università che avevo piantato lì, eccetera, ho fatto la scuola di cucina in Alto Adige e lì mi hanno preso perché sapevo il tedesco, perché senza il tedesco è un po' difficile. Dopo sono tornata verso il nord, sono stata un paio d'anni in Austria, dove ho conosciuto Mattias, mio moroso, e lui è di Dachau e poi dopo 2 anni ci siamo trasferiti insieme a Dachau e adesso sono 6 anni abbondanti che siamo qua. Quindi, insomma, hai conosciuto anche il ragazzo tedesco, eh? Sì. Hai lavorato, hai detto, in Alto Adige, quindi già anche lì Sì. diversi anni, insomma, hai conosciuto sia la cultura che comunque anche la lingua l'avrai imparata molto bene e poi, insomma, ti sei... Sì, anche perché l'Alto Adige è abbastanza, diciamo, ideale per gli italiani perché loro parlano sia tedesco che italiano, quindi più o meno con chiunque hai sempre questa possibilità, se non ti viene una parola in tedesco, di usare l'italiano. È un buon posto per partire col tedesco. E quindi te lì in Alto Adige era un lavoro di cucina sempre o Mhm. sì, 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 lavoravi in ma cucina? perché io volevo proprio volevo poi il diploma da cuoco, vabbè, prima avevo fatto quello in lingue e dopo in Alto Adige ci sono un po' più di possibilità, non è che devi fare i 5 anni, ci Mhm. sono proprio delle scuole, dei corsi che sono più compatti, fai lavoro e studio insieme e poi ti danno il diploma da cuoco. Dopo io ho fatto più pasticceria, diciamo nella pratica in Sì, cucina sì, perché piaceva, che mi mi piace di più. appassionava. E oggi che lavoro fai a Dachau? Oggi è cambiato. Non sono più nella gastronomia, perlomeno per ora, perché nel mentre ho fatto un paio d'anni di studio, perché volevo finire i miei studi, volevo riprendere un po' in mano, insomma, l'università, eccetera. Ho finito in piena pandemia, periodo Ecco. migliore, giustamente. Perfetto. Vabbè, l'idea che avevo era quella di fare eventi, fiere, diciamo a tempo pieno, perché li facevo ogni tanto con delle Mhm. aziende così, ma non come lavoro principale. Quella era poi l'idea. Invece adesso lavoro per una grande compagnia assicurativa. Vabbè, uso le lingue comunque perché noi siamo una parte che si occupa di assistenza clienti del settore business. Avere almeno 3 lingue a livello madrelingua era il requisito di base e quindi Minimo, vabbè, per ora è il minimo, però va bene, insomma, sono contenta, vedremo un po'. Ciao ragazzi, non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi i prossimi video con i nostri Italian Globetrotter in giro per il mondo. E poi mettete un bel like se vi è piaciuto questo video e commentate. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao! Lì com'è la situazione lavorativa? Cioè è buona, ci sono opportunità di lavoro, ci sono buoni Mm, stipendi, si guadagna bene? Beh, sicuramente se uno ha voglia
secondo me è più semplice che in Italia, perché Mm. io conosco anche persone che magari alcuni anni fa, prima della pandemia o così, avevano voglia di lavorare, ma non trovavano niente. Io qui non ho mai avuto problemi a trovare qualcosa. Ho avuto anche un paio di contratti indeterminati e poi alla fine non mi piaceva più dove ero e mi sono licenziata io, ma per me non era una cosa strana, ma più o meno per i tedeschi in generale non è una cosa aliena, è abbastanza normale, insomma. Mhm. E stipendi dipende, cioè sì, forse in media sì, sono più alti che in Italia, perché magari, non so, per esempio anche io che ho appena iniziato dove lavoro, comunque sono contenta di quello che prendo. E poi magari senti una persona che ha un lavoro simile e ti dice, ah, io prendo 1.200, tu dici, no, per 1.200, insomma, dopo tutto il lavoro che hai fatto, gli studi che hai fatto, è poco. E se pensi che uno lavora le stesse ore, qui hai già diverse centinaia di euro in più magari per uno stesso Mhm. livello, ecco, rispetto all'Italia, insomma. Dipende dopo uno che costi ha, dove vai a vivere, però puoi scegliere, insomma, nessuno ti obbliga ad andare in centro città che costa il triplo rispetto al Certo, paese, certo. cioè, Magari gli chiaramente. affitti, queste cose qua, ecco, Mm, possono mm. costare tanto. Se parli di, non so, Monaco Centro ha dei prezzi che miei colleghi magari che abitano abbastanza centrali, non proprio centro-centro, comunque hanno una stanza magari in un appartamento condiviso con altre persone e Appunto. spendono poco meno rispetto a quello che spendiamo noi per un appartamento di quasi 100 metri quadrati, cioè la differenza è tanta. Sono scelte anche quelle di vita, no? Magari uno con i soliti soldi, ecco, anch'io preferirei stare fuori, magari anche vicino, ma fuori, avere una casa un po' più grande. Però il costo della vita lì è tipo l'Italia, bene o male, col fatto che c'è l'euro o è un po' più alto? Dove abiti te? In realtà di costi fissi, cioè una volta che hai tolto la casa, non è che hai, Siamo perché lì. poi noi per esempio il gas, l'acqua, eccetera, sono inclusi, cioè sono fissi, quindi Mm. mensilmente tu hai un contratto e magari, non so, hai 50 euro al mese e sono Mhm. sempre quelli, non è che ti arriva la sorpresa, mentre in Italia, non so, il gas per esempio, ogni 2 o 3 mesi arriva la sorpresa, apri la bolletta e Eh dici, sì, wow, stavolta sono eh sì. 500 euro, costa molto meno come consumi, la spesa in generale costa meno, ma ultimamente stanno un po' salendo i prezzi. Ho avuto l'impressione, ma poi ho anche guardato un po', non so, statistiche, i giornali, e in effetti sembra che i prezzi siano un pochino aumentati, tipo, non so, frutta e verdura per dire. Io penso che aumenteranno sempre di più col tempo, perché col clima un po' così che è imprevedibile, è normale che poi saranno più costosi. Eh, Questa cosa del clima, secondo me, influenzerà tanto anche i costi di frutta, verdura e un po' in generale di tutto. A proposito di clima, io mi volevo collegare anche al discorso clima, perché qua comunque si pensa, no? A paesi più a nord, uno pensa che sia più freddo, meno sole, o non c'è caldo, non c'è il sole, a parte che qua il sole c'è d'estate, ma è un caldo che è invivibile, quindi alla fine non so cos'è mm. meglio. Ti volevo chiedere appunto come vivi te lì, se vivi bene, visto che ormai insomma è già diversi anni che ci abiti, e com'è anche il clima per chi magari sta pensando anche alla Germania per sapere un attimo com'è. C'è molta differenza tra nord e sud, cioè Mm, da noi in Italia è meno, ma se tu pensi la Germania, no, la parte a nord sei già in più o meno Norvegia, Danimarca, cioè sei a quell'altezza lì, piove sempre, ci sono sempre 10 gradi in meno rispetto a qui, più o meno. Di media è più difficile adattarsi, mentre qui al sud, non so, la parte Monaco, Baden-Württemberg è un pochino più simile a mhm. noi, cioè come clima, insomma. Non abbiamo l'umidità, per esempio in Lombardia, Lodi, Milano, da dove vengo io, d'estate c'è da morire, c'è un Assurdo, umido sì, che ti si appiccica. Invece qui è più ventilato comunque, anche se fa certo. caldo, di solito è vivibile. D'inverno forse a volte, cioè il mio moroso mi prende in giro ogni tanto perché io mi lamento d'inverno che c'è sempre nuvolo. Non c'è mai il sole. Sì, da noi c'è forse un pochino più di sole, ma mi hanno spiegato che è anche per il fatto delle Alpi, cioè che le nuvole si bloccano un po' di qua e quindi cioè, nella parte di là poi in Italia a volte c'è più sole e tutto il blocco di nuvole
rimane qui incastrato. Non so, se uno va sul mare del nord deve prepararsi che fa freddo, Sì, sì. 100%. Il sole poco lì. Anche adesso per dire hanno, non so, 20 gradi, fa caldo, ma è caldo per i loro standard, non è un caldo assoluto. No, no, no. Dipende se a uno piace il caldo oppure no. E come paese, senti, la Germania, ora che si parla tanto di ambiente, è un paese che è green, cioè nel senso un paese che è attento a tutte queste cose che riguardano l'ambiente, cosa fa magari in merito oppure no? Beh, secondo me in generale sì, nel senso che comunque, per esempio, non so in zona tua, ma io penso alla zona di Lodi Milano è stato più o meno costruito ovunque. Un campo verde per andare a fare un picnic è quasi difficile da trovare. Invece qui in Germania hai proprio delle zone protette intorno a tutti i paesi e tutte le città, quindi tu ovunque trovi verde per Bello. passeggiare, per fare quello che vuoi, perché hanno dei piani molto quadrati, molto stretti, che la zona industriale è una e quella è. Sono Finito. proprio tedeschi, precisi, Che... Sì, però poi dopo hai anche molto più equilibrio, no? Quando vai in giro, cioè qui in Baviera tu vai con la macchina, vai di qua e di là, e ovunque c'è verde, campi, magari non tutti, però in generale il tedesco ha più rispetto della natura e dell'ambiente rispetto all'italiano. Ce l'hanno forse un po' più nell'anima. È un po' più una caratteristica delle popolazioni anche nordiche, perché noi sì, queste sì. cose purtroppo no, non ci siamo. Sì, poi vabbè, hanno anche loro il contro che, vabbè, gli piacciono le macchine grosse, le BMW, eccetera, e vabbè, quelle anche non è che non consumano. No, che quelli consumano e inquinano, certo. E loro come sono? A parte che te c'hai il compagno che è tedesco, ma come sono i tedeschi rispetto a noi italiani? Beh, a parte il classico che sono più rigidi, quello in generale sì, è vero, cioè loro sono più inquadrati. Mi viene in mente un esempio stupido, da noi, non so, magari arrivi in ritardo, dici vabbè 5 minuti, 10 minuti, qui li recuperi alla fine, cioè se tu arrivi ai 10 minuti in ritardo, 10 minuti li recuperi alla fine della giornata, non è che te li abboniamo. Vabbè, non è niente, però è una cosa per dirti la Fa capire. precisione, Sì, no? sì, certo. È meno semplice magari fare amicizia, perché i tedeschi, questo lo spiegavo anche in un video, sono un po' più sul chi va là, non sono subito aperti, che ti includono. Secondo te questa cosa ce l'hanno sull'italiano o sugli stranieri in generale? Cioè gli italiani sono visti diversamente? Ci sono dei pregiudizi soprattutto su noi italiani oppure lo fanno con tutti? No, è un po' in generale secondo me, non è proprio... Cioè in realtà poi dopo, non lo so, io ho alcuni amici tedeschi, quando dopo ti conoscono, guai. Però è proprio quell'impatto iniziale che sei quello nuovo, non lo so se mi piaci. Mentre io magari se c'è quello nuovo gli dico vieni, andiamo, non so, a bere qualcosa perché lo so come ci si sente, no? Ma lo fanno un po' con tutti, secondo me non è proprio solo con gli italiani, perché qui in Germania c'è veramente, abbiamo tipo a Monaco c'è la comunità nepalese, la comunità sudamericana, vabbè, 30.000 italiani, ma poi ce ne sono anche altre, cioè, quindi voglio dire, un mix di tutto. Sì, poi Monaco, io sono stato un paio di volte e non so com'è il nord della Germania, mi hanno detto che sono un pochino più freddi, però a Monaco sono molto accoglienti, carini, cioè sono un po' forse più simili anche a noi. Non so Sì, te ti in base alla sembrava? tua... No, secondo No, te beh, no? no, beh, c'è questo mio collega che viene dalla zona di Rimini, che lui adora vivere in Monaco perché poi lui trova gente, eccetera, quindi non so, magari dipende se sei da solo o se, cioè, tipo io che sono arrivata già qui col mio moroso, eccetera, magari avevo meno questa cosa dell'andare in giro da sola a cercare gente, ecco. Comunque lì ci vivi bene, la qualità della vita è ottima. Sì, no, in generale sì, cioè, quando torno in Italia sono contenta, ma dopo un po' sento come, sai, il richiamo del vento del nord, tipo Mary Poppins, no? È ora di andare. Ma è anche un po' un equilibrio a cui mi sono abbastanza abituata. Ogni X mesi vengo in Italia, di solito 3-4 mesi riesco sempre a tornare. Sì, poi sei vicina, dai. Sì, no, ecco, non è che... Quello vuol dire tanto, No, sono stati difficili i mesi di lockdown, anche perché qui il primo lockdown è stato un po' più blando, il secondo è durato novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, 8 mesi. E non
era un lockdown apri-chiudi come in Italia, era un lockdown. Fino a maggio era proprio tutto chiuso, poi pian piano hanno iniziato con i parrucchieri, i negozi, i ristoranti hanno aperto inizio giugno, metà giugno, e lì era anche difficile spostarsi perché poi non si capiva, fanno i controlli, non fanno i controlli, dopo hanno messo i controlli, tutte le macchine, tutti i camion. Comunque, ecco, appunto, ti volevo chiedere anche della situazione Covid. Si è sentito dire, sai, la Germania comunque non è lontana, quindi anche qua ne parlano tanto degli altri paesi europei, come si sono comportati. Comunque, come l'hai vista da fuori? È stata gestita bene secondo te? Anche ora com'è la situazione lì? Beh, ora la situazione è un po' come in tanti paesi europei, dicono stanno aumentando i casi, eccetera. Secondo me in principio non è stata gestita benissimo qui perché i tedeschi sono molto meno allarmisti rispetto agli italiani. Noi siamo subito panico, attenzione, le notizie, qualsiasi cosa sia. Invece i tedeschi sono sempre più, ma sì, state calmi, non vi preoccupate, va tutto bene, abbiamo tutto sotto controllo, e quindi in principio non volevano nemmeno farlo il lockdown. Io mi ricordo, noi andavamo ancora a lezione, c'era pieno di gente che faceva sembrava che stava per morire. E tu dicevi, sentivi le notizie dell'Italia che erano agghiaccianti e da qui non succedeva niente di strano, cioè c'erano ancora feste, tutto normale per 2 settimane circa. E poi dopo hanno detto, vabbè, facciamo il lockdown anche noi, però era un po' blando il primo. Il secondo gli è piaciuto di più. C'erano un po' più di regole, gente che chiamava per i vicini, la polizia, diceva, sono in 3 sul balcone, 500 euro di multa a testa, cioè cose, vabbè. Non abbiamo cose come il Green Pass per il momento. Ah no, meno male, meglio. No, ma Che uno sia d'accordo o no è una cosa di discriminazione secondo me, perché comunque sì. non è bello, però sai, lì non c'è comunque quello, non c'è l'obbligo di No, per il momento no, ma anche perché i tedeschi non ce l'hanno ancora per il momento in forma elettronica. Hanno come fosse un passaporto giallo che si chiama Impfbuch, che è tipo il libretto delle vaccinazioni. Vaccinazione. Ci sono tutti i vari, non so, i timbrini o il cosino, non so, della siringa che ti appiccicano sopra quando fanno il vaccino. Hanno detto che forse lo chiederanno, mi pare dal 23 agosto, ma se c'è un'incidenza alta. Poi ti volevo chiedere, per quanto riguarda sicurezza e sanità, perché comunque Sì. io penso che sia una delle domande cruciali per chi si vuole trasferire in un altro paese. Cosa mi dici te della Germania? Allora, sicurezza secondo me è meglio qui che in Italia, perché qui, vabbè, c'è anche gente che anche in città non ha paura, cioè io ho delle amiche che anche alla sera, a volte anche di notte, prendono i mezzi da sole e non è mai successo niente. A Milano non lo faresti, ma anche per dire, non so, se io esco con il mio bassotto, noi andiamo nei campi tranquillamente, io e lui, camminiamo mezz'ora, un'ora e sei in mezzo ai campi, ma sono tranquilla, non succede niente, cioè se incontri una persona ci si saluta e finisce lì. Infatti a volte mia zia mi dice, ma stai attenta, ma guarda che non succede niente. Cioè, in Italia non avrei tanto questa tranquillità, secondo me, così. Anche secondo me è meglio di no, soprattutto nelle città. In Italia non lo so, cioè, conosco gente che chiude tutto, tapparelle, persiane, cose. Sì, qua entrano in casa storie di persone che li sono entrate 4-5 volte in casa a rubare, non so, lì succede queste cose che nei paesi nordici so che tanti lasciano la porta aperta. Secondo me meno, nel senso, viene fatto come ti dicevo prima con le notizie meno sensazionalismo, cioè se succede ma non ne fanno delle notizione immense, però magari sai sono zone anche un po' scelte, non so, tipo a Monaco c'è una zona molto molto ricca che si chiama Bogenhausen, dove abitano anche, non so, i calciatori dell'FC Bayern, eccetera, e lì capita a volte un po' più spesso rispetto che in altre parti, perché lì vanno a colpo sicuro. Invece per la sanità, funziona meglio che in Italia, la paghi, non è gratuita, però è inclusa nello stipendio. Se hai un lavoro che è un pochettino più che un mini job, cioè perché il mini job è fino a 450 euro, se guadagni 451 euro è considerato lavoro tipo part time e quindi da quel punto lì più o meno è pagata dal datore di lavoro, cioè ti viene sottratta come fossero tasse la cassa della malattia. Poi vabbè, puoi anche avere una cassa della malattia privata che ti paghi tu, ma non la può avere chiunque, devi guadagnare un minimo, non so se da 2000 euro in su o un po' di più credo. Quella lì vabbè, sei un po' come un cliente VIP per dirci, ma ce l'hanno anche in Svizzera e in Austria un po' sto sistema, in Austria un po' meno, ma in Svizzera 100%, che se hai questa cassa della malattia che ti paghi tu extra ogni mese costa
metti 100-200 euro, hai, non so, trattamenti speciali se vai in ospedale, però per dire, cioè, se sei una persona che ha una salute buona non ti servirebbe nemmeno, è più che sufficiente la cassa della malattia che devi prendere, diciamo, di base, insomma. Ecco. Ma quella ce l'hanno sia i dipendenti che chi è in proprio, chi ha un'attività in proprio? Vale per tutti? Se sei in proprio, credo che devi fare quella privata, però non so se è obbligatorio. In realtà, cioè, te la paghi comunque tu, però credo che la differenza non è più enorme poi tra quella statale, diciamo, quella, cioè non è proprio statale, sono tutte cose private, ma devi averla obbligatoriamente un'assicurazione sanitaria, non è che puoi scegliere, dici ma io non la faccio, però quella obbligatoria se anche te la paghi tu è su 200 euro, quella privata sarà un po' di più, non so quanto è esattamente. Comunque la qualità del settore sanitario è buono lì, è meglio di qua Secondo secondo me te? sì, cioè tu devi pensare che ci sono tedeschi che si lamentano comunque, però loro non sanno Vabbè, gli quelli- standard in giro per il mondo a volte. In generale funziona, nel senso che, non so, ho avuto problemi alla schiena, il medico ti fa la ricetta e tu vai dal fisioterapista e spendi per 6 sedute 25 euro una volta come contributo totale. Quindi hai 6 sedute dal fisioterapista di 3/4 d'ora più o meno e paghi alla fine solo 25 euro, cioè niente. Beh, questo diciamo in generale, col fisioterapista se ti serve anche per altre cose, non so, la gamba, il ginocchio. Se hai una cosa da fare che è da fare, cioè per dire non è estetico, va fatto, normalmente viene sempre passato dalla cassa della malattia. Tipo io ho tolto un neo, io so che in Italia togliere un neo normalmente costa sui 100 euro, se lo togli qui costa zero, perché lo devi togliere e quindi va bene. Cioè se io volessi togliere un neo perché non mi piace, me lo pago io. Se è una cosa necessaria, invece no. Esatto. Alcuni dicono che se hai solo la cassa della malattia, quella standard, se hai dei problemi grossi, è difficile a volte avere, non so, che ti coprano i costi di qualcosa, eccetera, però in generale funziona sempre. A livello anche di burocrazia, queste cose qui, è tutto un po' più rapido o è come qua che ci sono 1000 fogli da fare, devi aspettare un sacco di tempo? Dipende dalle cose che devi fare, perché tipo per l'università che ho fatto a Heidelberg, loro hanno voluto la copia del mio diploma, che comunque era tradotto in 3 lingue, perché era anche una cosa linguistica, quindi c'era anche in tedesco, ma serviva la certificazione ufficiale di un presidio di Stoccarda. Quello è stato drammatico, perché non rispondevano mai, ci hanno messo 6 mesi, cioè l'avevo fatto con largo anticipo, ma loro poi mi hanno detto può essere che ce ne mettiamo 9 di mesi e io la dovevo avere prima, cioè 9 mesi era troppo e quindi ho dovuto continuare a telefonare, poi gli mancava una carta, manda la carta, poi sono dovuta venire al consolato a Milano a farmi timbrare un sacco di fogli. Quello è stato complicato, però mediamente rispetto all'Italia tante cose sono più rapide, ma certe cose comunque sono complicate. Quindi ci sono anche lì le cose complicate, via? Sì. Hai da firmare 1 miliardo di fogli. Quindi questo, ora ti volevo chiedere i pro e i contro della Germania, questo potrebbe essere una via di mezzo, sia un pro che un contro. Questo è difficile, anche, non so, burocraticamente parlando, quando devi firmare 1 miliardo di carte, quando poi loro hanno tutte quelle carte che gli servono, è abbastanza rapido poi il dopo. Cioè, quando hai consegnato tutto, che sono sicuri che hanno tutto il materiale, allora poi più o meno è rapido. Pro e contro? Beh, pro è che secondo me è una nazione che in generale funziona, cioè non è un mito. In generale funziona, anche se i tedeschi a volte, come ti dicevo adesso, si lamentano comunque. È un po' più efficiente, c'è un po' meno la cosa di questo nepotismo che io ti consiglio quello là. Cioè, hai più probabilità di farcela con le tue gambe, se hai voglia di, non so, andare avanti, di farcela, ecco. Magari da noi è un po' più complicato. Questa è già una bella cosa. Contro, non so, magari alcune usanze, non so, non ci sono gli aperitivi, come da noi. L'aperitivo non esiste in Germania. C'è la birra. Sì, beh, c'è la birra, ok. La birra o no? Però l'orario nostro dell'aperitivo per loro mediamente è già orario di cena, quindi quando vai fuori a quell'ora lì è già cena, non è che l'aperitivo. Non lo so, in generale forse sono contenta di essere in Germania, ecco, a volte se ti manca l'Italia, non so, mi sento abbastanza... mi sento abbastanza a casa alla fine, non è... Poi hai trovato l'amore là, quindi insomma sei a posto. Ecco, forse se fossi da sola sarebbe più difficile. Certo. Per esempio, dove ho iniziato
iniziato io a lavorare quest'anno in questa azienda dove sono adesso, mi dicevano, guarda, avevamo una ragazza italiana che, vabbè, lei dopo la pandemia, insomma, dopo il lockdown, ha detto basta, torno in Italia, non ce la faccio più, però era qui da sola e quindi è più difficile, cioè se sei da solo è sempre più pesante. Non ti chiedo quindi neanche se pensi di tornare in Italia, no, perché comunque sei lì col compagno, hai lavoro e tutto, ormai ti vedi lì te nel tuo futuro. Guarda che poi ho una zia che guarda i video e mi dice al momento non mi vedo in Italia, poi adesso col Green Pass ancora meno. Nel futuro vedremo, chi lo sa cosa viene, cosa succede. Magari qui viene l'era glaciale, tipo, sai, The Day After Tomorrow, no? Che si ghiaccia tutto il nord, quindi bisogna andare su per forza. No, in generale per ora sono contenta qui, poi insomma vedremo un po'. Mi piacerebbe ci fosse il mare, quello mi manca tanto. Ci sono i laghi. C'è qualcos'altro che ti manca dell'Italia, oltre al mare? Beh, a volte adesso sembra una roba proprio standard, però a volte il cibo, perché sì, ci sono tanti ristoranti italiani qui, ma non è mai proprio come da noi. Cioè, e poi costa di più, cioè il ristorante italiano qui, se è un ristorante buono, medio-alto, è parecchio più caro rispetto che da noi, chiaramente. Però insomma, dai, c'è un po' di tutto da mangiare. Poi qui a Monaco c'è l'imbarazzo della scelta. Sì, dai, poi insomma in una città penso che la scelta c'è, dai. Sai, Sì. noi siamo abituati bene col cibo, quindi andare all'estero, in qualsiasi paese si va, non è facile, ci manca di No, vabbè. sicuro. Ma infatti, cioè, secondo me è anche una cosa a cui mi sono adattata con gli anni, perché io all'inizio ero la cucina tedesca, sì, ok, buona, ma mentre adesso magari alcune cose mi piacciono normalmente. Ti cambia anche un pochino il gusto magari negli anni. E che consiglio daresti te a chi si vuole trasferire in Germania? Visto che anche insomma te hai una bella esperienza, hai fatto vari tipi di lavori, magari uno che vuole approcciarsi, cosa gli consiglieresti? Beh, se una persona dice, viene da zero praticamente, cioè che Sì. dice vado, ma io direi sempre di provare, perché conosco anche persone che sono arrivate senza nessuna aspettativa e poi alla fine hanno trovato lavoro, hanno migliorato il tedesco, magari lo sapevano un pochino. Magari questo sì è un consiglio, che di fare un pochettino di tedesco prima di arrivare. Dici vabbè, tra 2 mesi voglio andare in Germania, un qualcosina da sapere, almeno dire chi sei, cosa fai, cosa vuoi, che sei già visto meglio rispetto a quello che non sa niente di tedesco, ecco. E poi magari di essere aperto, nel senso che se vieni qui e non hai in mente un lavoro preciso, vabbè, dici io cerco qualcosa e poi vedi un po', cioè c'è comunque sempre, secondo me, la possibilità di poi migliorare. Non è detto che se inizi in un posto con una posizione bassa rimani lì per sempre, andare e poi si vedrà. Secondo te lì, anche se uno non è, diciamo, specializzato in qualche tipo di lavoro, le opportunità ci sono? Cioè è più facile che se è specializzato il lavoro lì lo trova bene? Secondo me, allora, intanto se anche uno non è specializzato in niente, può essere che poi arriva qui e trova un qualcosa che dici ma questo mi piace. Qui ci sono 1 miliardo di corsi per fare specializzazioni che da noi non esistono, e sono magari corsi che non è che sono per forza universitari, cioè noi abbiamo l'idea che per forza devi avere la laurea per avere un buon lavoro. No, qui no. Tantissima gente non ha una laurea, ha una formazione in qualcosa che, non so, il magazziniere, per dire, non so, da noi c'è la formazione per fare il magazziniere. No, che so io no. In Germania sì, c'è un corso che fai nella scuola X, che dura, non so se 3 anni, minimo, penso, il minimo di solito è 2 o 3 anni per i vari corsi di specializzazione, e ti fanno, cioè è sempre una roba affiancata come quella che ho fatto io per diventare chef, per un lavoro X, quindi fai lavoro e formazione, cioè, ovviamente c'è un'azienda che ti assume, paga la formazione e tu fai un po' alternato. Buono così uno fa sia il lavoro che la parte teorica insieme. Sì, quindi puoi fare, cioè volendo vedere se uno poi sa il tedesco o lo può imparare anche qui. Io avevo una collega, era una forza della natura, lei aveva fatto infermieristica o qualcosa di infermieristica, non mi ricordo se in Sud America o in Spagna, comunque in Germania non era riconosciuto quel diploma lì. Poi tanta gente ha questo problema qua, no? Quando vieni da fuori tante cose non te le riconoscono, e quindi lei è arrivata qui perché in Spagna, vabbè, un po' come in Italia, lavoro poco, scarseggia, eccetera, è venuta qua e ha trovato come aiutante in cucina, e quindi mentre lei faceva l'aiutante in cucina ci ha affiancato il corso di tedesco e ha imparato il tedesco, ma tu devi vedere, cioè aveva un'energia, una determinazione, ha detto io sto qui finché ho quel diploma maledetto,
di tedesco e poi vado a fare la roba formazione qui per fare l'infermiera perché voglio fare l'infermiera. Quindi lei, quando ha saputo il tedesco, ha fatto il corso di formazione per infermiera, nonostante lei fosse già infermiera, qui, e adesso lavora come infermiera. Tutto è possibile. Se c'è volontà poi ancora di più. Quindi una volta che uno secondo me sa la lingua, poi può cercare quello che diciamo gli dice il cuore. Ecco. Sì, la lingua penso che sia un po' in tutti i paesi sia una cosa fondamentale, perché poi insomma vieni un po' magari anche forse escluso, non lo so, comunque tengono più a scegliere chi sa la lingua magari rispetto a te se non la sai, sicuramente è meglio impararla. Sì, poi vabbè, il tedesco non è l'inglese, è difficile quello che vuoi, però se ti ci metti piano piano. Tra l'altro ho visto un tuo video dove spieghi come imparare il tedesco, insomma, abbastanza facilmente, come hai fatto te all'inizio. Con qualche trucchetto ti aiuti, sì, cioè quello sì. Sì. Abbiamo parlato un po' di tante cose, poi se chiaramente magari avete qualcos'altro più nello specifico, magari che volete sapere sulla Germania, io comunque qui sotto nella descrizione lascerò i contatti anche di Silvia, se volete chiedere qualcosa direttamente anche a lei, visto che vive là, almeno vi potrà dare informazioni più dettagliate. Posso lasciarle i tuoi contatti, vero Silvia? Ma certo. Così almeno potranno vedere anche insomma i tuoi video dove spieghi anche tutte queste cose sui tedeschi, sulla cultura, sul tedesco come lingua, ecco, quindi tra l'altro sono anche poi molto interessanti. Perché, esatto, ogni tema poi dopo lo puoi ampliare, no? E poi niente, vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdervi tutti i prossimi video con i nostri Italian Globetrotters in giro per il mondo. Se vi è piaciuto questo video mettete un bel like e commentare, insomma, se avete qualcosa da chiedere, magari se posso io vi aiuterò. E poi niente, io Silvia ti ringrazio tanto e noi abbiamo finito con le domande. Grazie per essere stata ospite. Spero insomma che ecco, questa intervista sia di aiuto a tanti italiani che magari stanno valutando un po', soprattutto in questa situazione che in Italia sia Covid sia lavoro non è bella, ecco, quindi magari tanti stanno dando secondo me un'occhiata. Spero che con la tua intervista potremo aiutare qualcuno. Dai, speriamo, chissà, magari poi qualcuno prende coraggio, dice vado, parto. Sì, perché poi è tutto lì, no? Alla fine. Sì. È tutto nell'aver coraggio. Anche te sei andata via molto giovane, quindi insomma il coraggio a tutte le età ci vuole comunque. Sì, poi dopo uno vede se è una cosa che fa per lui oppure no. A tornare siamo sempre in tempo, secondo me. Se uno si trova male, no? Sì, però giusto. Secondo me, soprattutto in questa situazione, tanti guarderanno a andare da qualche altra parte. Sì, poi insomma adesso in Europa ci si riesce ancora a muovere, adesso andare all'estero proprio tipo America è complicato al momento, però. Sì, sicuramente è più facile in Europa. Bene, dai, io ti mando un abbraccione dall'Italia. Riccardo, tanti saluti a tutti i tuoi followers. Grazie anche ai tuoi. Un saluto alla nostra Italian Globetrotter dalla Germania. Ciao. Ciao Silvia, viva l'Italia e gli italiani, ciao. Ciao.